Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci siamo presi 2 giorni di relax e siamo venuti in spiaggia a Mas Palomas. Ci è piaciuto il posto, molto bello, si sta rilassati, possiamo stare in spiaggia, prenderci un po' di sole. Abbiamo girato questi 12 giorni e adesso 2 giorni di relax ce li prendiamo, va bene? Venite con noi a rilassarci. Sail Ironic si riconosce anche a Mas Palomas sulle dune di sabbia. Allora, pronti per la spiaggia? Andiamo. Sabbia morbida, caldissima, spettacolo veramente notevole. Bagno. Ora faccio Hai detto che non era per ora niente faccio freddo. bagno. Per arrivare sulle dune lato ovest attraversiamo l'hotel Riu. Ha lasciato comunque a disposizione questo camminamento interno tra le palme, è anche carino, dove si arriva direttamente al belvedere. Andiamo a mostrarvi le dune. Rientrati dalle dune, siamo al belvedere del Riu. Rientrati dalle dune, giornata passata ancora alla scoperta di questo mare di sabbia. A questo punto riprendiamo la scoperta dell'isola, ma un'ultima visione ancora del mare di sabbia che è davanti a noi. Siamo rimasti un po' indietro con gli aggiornamenti. Siamo stati anche oggi in giornata alle dune di Mas Palomas, ci siamo rilassati al sole. Abbiamo visto una zona delle dune che non avevamo ancora visto in tutti questi giorni. Sono molto grandi, molto grandi, e camminare sulla sabbia, abbiamo fatto 3,5 km, sembrano pochissimi. In realtà è faticosissima perché questa sabbia
È molto morbida, quindi fai un passo avanti e un passo indietro, un passo avanti e un passo indietro. Un posto stupendo, assolutamente Molto. stupendo. Ora siamo arrivati Al Castillo de Romeral, in riva al mar. E l'ultimo sole, cerchiamo ancora di caricare un po' di batterie. Abbiamo un bel tramonto proprio davanti agli occhi, guardate che roba. Due bimbi che fanno il bagno, carinissimi, fratello e sorellina, al tramonto su una spiaggettina qui alla Caleta. Però qui al Castillo abbiamo queste belle piscine, guardate, di acqua, di mare, con accesso tramite la scaletta. Sono delle piscine naturali che sono state un pochettino modificate. Abbiamo letto che le piscine naturali che abbiamo visto, che adesso sono utilizzate a scopo turistico, inizialmente in antichità erano delle saline dove arrivava il sale, tipo le saline del Carmen a Fuerteventura, dove arrivava l'acqua di mare e la spuma, soprattutto di mare. buongiorno, che ventone! Buongiorno a tutti! Notte passata qua sentendo il mare che frangeva sugli scogli, sulla spiaggia, vento molto forte. E stamattina avevamo una call di lavoro, poi abbiamo fatto altri piccoli lavori e comunque continua la mattinata di lavoro perché abbiamo da fare lavanderia, cambio acqua e quindi le cose che succedono e che dobbiamo fare quando si vive in camper, un po' come quando si vive a casa, che comunque le cose, le pulizie devono essere portate avanti. Il posto comunque è molto carino e adesso noi partiamo, lasciamo questo piacevole parcheggio. Ecco la Betty che prepara la lavatrice. A questo punto andiamo a fare l'altro lavoro al camper. Eccoci, dopo lavanderia, Mauro sta lavando il camper, che ne aveva proprio bisogno. Commissioni fatte, fatta lavanderia, cambio acque grigie, cambio acque chiare, cambio acque black, lavaggio camper, il camper è quasi pulito, abbiamo lavato talmente tanto che si è allagato anche dentro. L'alta pressione fa questo. Cioè tutta la mattinata siamo stati dietro a tutte queste tipi di commissioni, adesso siamo arrivati a Guinness. e andiamo a vedere il barranco de Guaiadeche. Eccoci qui che Carletto ci ha condotto al punto più alto del barranco di Guaiadeche. C'è un ristorante, piccola chiesetta. La particolarità di questo luogo è che non solo i ristoranti ma anche tante abitazioni
sono scavate nella roccia, le casas cuevas, perché sono proprio all'interno di rocce. Anche questo ristorante che adesso vi facciamo vedere è in parte esterno, in parte all'interno della roccia. Questo barranco è molto stretto, molto spettacolare. Qui siamo a un'altitudine di quasi 1000 metri, siamo a 980 metri d'altezza e questo è un posto spettacolarissimo. Sono quasi le 4:20, il sole è già dietro le montagne, siamo già in ombra. Sono ancora rimaste colpite col sole le vette e guardate che spettacolo. E questo è un tipico esempio di casa nella grotta. Una parte della casa è esterna, ovviamente in muratura, ma la parte principale è scavata nella roccia all'interno. Qui c'è addirittura anche il box della macchina, un fornetto. E Sailor Ronic dove è arrivato? Anche qui, al barranco de Guayadeje. Ecco queste altre case, sempre nella roccia, nella vetta della montagna. Casa Cueva Rural. Attorno alla montagna hanno costruito queste case sotto scavate nella roccia, particolarissime, belle, in questo barranco stretto stretto a 1000 metri d'altitudine, che non è poco. Questa pianta in fiore con questi fiori bianchi sono almendras, ossia mandorle, perché qui in Gran Canaria sono parecchio coltivate ed infatti fanno anche diverse feste a tema sulle mandorle e vari prodotti elaborati con le mandorle stesse. E vedrete dove andremo nei prossimi giorni. Esattamente, non svegliamo nulla. Non svegliamo nulla, continuate a seguirci. Questo sentiero sembra quasi come il nostro sentiero sulla ruta di Camogli sul monte di Portofino. Solo che lì sotto abbiamo il mare, qui no. È un po' più distante. E guardate queste due ultime case. Eccole, queste sono case rural scavate nella roccia, vengono affittate. Abbiamo anche conosciuto Marisa e Luis, due canari, due guanci che hanno un po' raccontato le bellezze di questo luogo e scopriamo che gli abitanti del luogo sono molto curiosi, hanno molto piacere di parlare con gli ospiti che arrivano a visitare le loro isole. E Marisa ci ha detto che questo è il posto del mondo con il clima migliore in assoluto e non possiamo che dargli ragione. In questo momento fa freschino, ma siamo anche a 1000 metri. Ma comunque per essere a 1000 metri questo è uno dei posti col clima migliore. Ma guardate com'è pulito il nostro camper, l'abbiamo lavato stamattina. Anche il carletto è bello pulito. Eccole le altre case nella roccia, guardatele qua, di fronte a me. Hola. Buenas Buenas. tardes. ¿Ha pinto todo de rojo aquí? ¿Se puede Oh, entrar? muchas gracias. Oh, gracias. Muchas gracias. Grazie a Raffaella
e ci ha fatto vedere l'interior della casa, molto semplice naturalmente, però accogliente comunque. Comunque ci ha detto Rafael che qui vivono ben 8 famiglie in questo piccolo pueblo, mentre là in alto dove siamo stati poco fa, dove abbiamo visto i vari ristoranti, ce ne vivono anche molte di più. Qui siamo scesi dai 1000 metri che avevamo su in cima, che qui siamo a 600 metri, un poco meno di 600 metri. Comunque ora che il sole è sceso non fa freddo, ma neanche caldo se dobbiamo essere sinceri. Betty addirittura la felpina, per cui Però sono in pantaloncini. in pantaloncini tutte e due. Qui dicevamo anche a Rafael che è come vivere in una delle nostre città italiane che sono i Sassi di Matera, dove hanno le case scavate nelle grotte. E potete anche vedervi il nostro video di Matera, qua sopra, ve lo facciamo vedere. Quindi, lasciato il barranco di Guayadeque, ci siamo fermati proprio ai piedi del barranco, ossia al paese di Agüimes. Questa notte dormiamo qui? Siamo ormeggiati qua. Ormeggiati, eh? Sì, ormeggiati qua. E il paesino è qua sotto. Per arrivare in questo parcheggio che è bello e spazioso abbiamo fatto dei vicoletti che poi non so se Betty li ha ripresi, No. ero preoccupata a passarci. Anch'io. Quindi comunque per questa sera ci fermiamo qua, adesso vi facciamo vedere dove siamo. Le montagne sono alle nostre spalle, il mare è là in fondo. Siamo a 300 metri d'altezza circa, sì esatto, a 300 metri d'altezza, si dovrebbe stare bene, siamo un po' più riparati dal vento che in questi giorni sta battendo l'isola, il posto è tranquillo, però il paese lo visiteremo Domani. perché stasera siamo un po' stanchi. Stanchi e poi c'è questo vento fresco che a quest'ora non invoglia la camminata, Non quindi sì, esatto. teino caldo. Ce ne stiamo un po' tranquilli, stasera lavoreremo un pochino, quindi ci salutiamo qua. E ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Vi facciamo vedere però dove siamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa mattina un po' di lavoro, allora si sta avvicinando la primavera e quindi cominciano le richieste per le vacanze estive alle Eolie e alle Isole Egadi, quindi abbiamo dedicato la mattinata a rispondere a agenzie, richieste, quindi a fare alcuni contatti di lavoro. Sono le 11:15 oramai e siamo ancora qua. Ad Agüimes. Adesso andiamo a fare una piccola visita del paesino e dopodiché ci sposteremo più tardi. Quindi? Siamo qua con Los Enamorados. Perché noi non siamo innamorati? Ma ogni tanto sì. Ogni tanto no. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Guarda come ti abbracci questa fanciulla. Mi abbraccio la fanciulla. Vabbè, io abbraccerò il fanciullo. E tu ti abbracci il fanciullo, guarda, ecco. Questo è il monumento alla musica. E cosa c'è di maggior piacere che poter ascoltare della musica, in questo caso un violoncello suonato da una bella donna nuda? Il nostro amico italiano Francesco, che fa la guida turistica qui a Gran Canaria, ci ha parlato della scultrice che fa queste statue. Qui invece tra le tante statue c'è anche una di un mendicante. C'è l'originale statua, ma anche l'originale in carne e ossa.
si è messo lì. Questo è il museo della Virgen e tutte queste sono immagini in bassorilievi su plata, cioè su argento. Ecco, queste sono le case rurali tipiche del pueblo coloniale. In questo caso abbiamo anche qua casa con intonacata bianca, con pietre a vista e infissi in legno. Anche qui ci deve essere stata un'invasione sarda, nel senso che i sardi sono arrivati prima qui o questi qua sono arrivati poi in Sardegna, perché ci sono i nuraghi. Qua li usavano come fornetti, però sono nuraghi questi. Eccoci, lasciamo a Güímez, che è questo bellissimo, carinissimo pueblo coloniale, famosissimo anche, come ci hanno detto, per le caracoles. Qui ci sono tantissime trattorie e ristoranti che fanno le caracoles. Le caracoles sono le lumache. E anche per questo motivo a noi non è che piacciono, noi mangiamo quasi tutto, ma alcune cose no. Le lumache sinceramente Non le no, amiamo particolarmente. non abbiamo particolarmente. Quindi adesso, anche se c'è un vento bello forte, ce ne torniamo In montagna, a prendere il freddo. per la mia gioia. Abbiamo un appuntamento che vedrete nei prossimi giorni con degli amici e ci troveremo in montagna a divertirci. Quindi, cosa dovete fare voi? Seguirci. Ecco, tutto qua. Facile, né? Oltre che mettere mi piace e iscrivervi al canale. E attivare la campanella. Dling, dling, dling. Blon, blon, blon. Belin che salitone, quasi tutto in prima, non mi tiene neanche la seconda. Ma guardate un po' dove siamo finiti. Siamo quasi a 1000 metri, in cima alla montagna, non ancora al passo in realtà. Attraversando queste montagne, avete visto guardando con la telecamera che ci sono tutti i mandorli in fiore. Questo ha un significato molto particolare perché noi ci stiamo avvicinando ad un paese dove nei prossimi giorni si terrà la festa del Almendras en flor. Ma guardate un po' Carletto dove è finito. Siamo a circa 1550 metri di altitudine, alla caldera de los Marteles, una bocca vulcanica proprio qui sotto di noi. Sulla pianura che si è creata all'interno di questa enorme caldera hanno addirittura preparato degli appezzamenti di terreno coltivato. Solitamente i terreni vulcanici sono fertilissimi, per cui perché non approfittarne? Ed è bellissima perché è veramente circondata dalle pareti della bocca vulcanica. Ne abbiamo già viste alcune di queste caldere vulcaniche, una
è quella dello Cuervos a Lanzarote, se vi ricordate. Ci siamo anche entrati dentro a piedi, ed altre sia a Lanzarote che a Fuerteventura. Questa è a 1500 metri di altezza, quindi una montagna, un vulcano molto alto. Posso? Certo. Con una profondità di 80 metri e una larghezza di 550 metri di diametro. Bellissimo. È un posto stupendo. Pensare di essere sull'isola di Gran Canaria con le spiagge, le dune lungo costa, e qui è un altro mondo. Un bosco, una pineta, è pazzesco. C'è tutto su quest'isola, si può trovare tutto quello che si vuole. E quindi dove siamo arrivati questo pomeriggio, Mauretto? Alla presa de las Niñas. Ebbene sì, siamo tornati qua di nuovo per la seconda volta perché questo posto, quest'area ricreativa e campeggio ci piace molto, quindi siamo tornati. E comunque non l'abbiamo detto la volta scorsa, ma per accampare, cioè per campeggiare in queste aree ricreative presenti all'interno dell'isola di Gran Canaria, è obbligatorio richiedere il permesso al Cabildo de Gran Canaria. Si fa attraverso internet, è una semplice richiesta È gratuita. gratuita